Ciao a tutti cari amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di marzo e abbiamo il matto, amici dei gemelli. Periodo di nuovi inizi con la carta del matto, è come se ci fosse una sorta di energia, di spinta propulsiva in avanti. Può parlare di nuove avventure, può parlare anche di una rinnovata fiducia nella vita o magari in una relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che queste sono letture collettive, possono risuonare oppure no. Se non risuonasse nulla o voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e per le tarot pratiche del 2024. Vi ricordo che le letture e le sessioni individuali sono temporaneamente sospese e queste letture possono riguardare sia gli affetti familiari che gli affetti di amicizia piuttosto che le relazioni di coppia. Io vi dico qual è l'andamento energetico e vi farò degli esempi per aiutare a integrare la lettura alla vostra realtà. Le letture specifiche per le coppie e per i single sono già online e le trovate nella sezione dei video scorrendo col dito verso il basso. Bene, andiamo a vedere l'energia disponibile per il mese, anzi per la fine di marzo. Ok. Allora, partiamo con un 7 di spade, la temperanza, un mago, abbiamo la giustizia, un 5 di pentacoli, il diavolo e un 8 di pentacoli. Bene ragazzi, allora, partiamo da questo 7 di spade. Allora, il 7 di spade di solito è una carta che ci indica un certo tipo di verità non detta, piuttosto che di mezza verità. È una carta che comunque richiama l'avidità, come se ci fosse un'energia di qualcuno che vuole a tutti i costi qualche cosa, o qualcuno, eh? Abbiamo anche la carta della temperanza, che indica una sorta di lentezza nella terza settimana di marzo. Mi viene da dire, ragazzi, perché vedendo anche questo mago e il matto, è come se ci fosse un qualche voglia di iniziare o una relazione o un determinato progetto all'interno della relazione. Adesso andiamo a vedere carta per carta. Se tossisco e starnutisco, ragazzi, portate pazienza, ma sta iniziando la primavera e a quanto pare potrei avere delle allergie perché ultimamente mi sta dando tanti problemi la primavera. Comunque, non ho mai fatto esami, test e neanche li faccio. Andiamo a vedere. Ok, allora, 7 di spade è spiegato dalla carta del mondo. E l'appeso, wow! Allora, qui ci potrebbe essere qualche tipo di... allora, qui c'è la carta del mondo, o c'è un risultato che non viene comunicato, una chiusura a ciclo. Mm. Andiamo avanti, poi vedo che altre informazioni riesco a darvi di più. Allora, per la temperanza abbiamo un 9 di spade e un 3 di coppe. È interessante perché, allora, la temperanza di solito è una carta che ci parla di guarigione e di qualcuno che cerca di rimettere in equilibrio il lato mentale con il lato emotivo. Però qui con questo 9 di spade è come se ci fosse della paura a ritrovarsi davanti a certe situazioni, o meglio,
ritrovarsi davanti a certi tradimenti, a certe, mi verrebbe da dire triangolazioni, ragazzi, però diciamo che se non sono triangolazioni sono certe dinamiche specifiche all'interno di una relazione. Andiamo a vedere il mago. Allora abbiamo un 10 di pentacoli, un 9 di bastoni e un 4 di pentacoli. E che qui c'è, come vi dicevo con il mono, un certo tipo di compimento, un certo tipo di risultato ehm, che o mi verrebbe anche da dire un certo tipo di obiettivo, ragazzi, per qualcuno, che assolutamente si vuole difendere. Allora, ho la sensazione che potrebbe essere un nuovo progetto o una nuova storia, una nuova avventura, letteralmente. Che siate o no single, non importa. Andiamo a vedere la giustizia. Allora, abbiamo la carta della forza. E un fante di coppe. Allora, ci potrebbero essere in mezzo dei figli in questa situazione. Allora, il problema qui con questa giustizia a metà è che bisogna rimettere in equilibrio certe cose, bisogna regolarizzare certe situazioni, certe questioni. Potrebbero anche essere proprio questioni legali o come se ci fossero dei contratti che in qualche modo diciamo impediscono il fluire di questa situazione o di questa relazione. Mm, per adesso non vedo situazioni di persone già sposate, però magari per qualcuno risuona anche così con questa giustizia. Qui ho più la sensazione che qualcuno stia andando un po' avanti, ehm, un po' per inerzia, mi viene da dire. C'è questa nuova spinta, come vi dicevo, propulsiva, c'è questa... La sento tanto come un'avventura, possiamo anche dire sotto le lenzuola, ma perché ho anche il diavolo qui. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. 7 di spade nuovamente e 2 di bastoni. Come se... ragazzi, è come se qualcuno qui avesse o scoprisse o avesse paura di essere scoperto in qualche situazione. Vi dico, a parte questo 3 di coppe, però finiamo la lettura, perché comunque a parte questo 3 di coppe io non è che vedo tutto questo andirivieni di persone, anzi potrebbe essere un tradimento da un punto di vista della fiducia piuttosto che il classico tradimento a cui siamo noi abituati. L'avventura potrebbe essere un qualche cosa che sì, dai, proviamo a farlo insieme, però è come se ci fosse qualche cosa qui che viene nascosto. Avete 2 volte il 7 di spade. Ci sono delle tensioni, probabilmente delle preoccupazioni inerenti al passato perché questa persona può essere, o comunque questa situazione può essere che sia già stata poco chiara in un passato e che qualche dubbio con questo appeso eh, lo abbiate già da tempo inerente a questa situazione o questa relazione. E devo dire che con il 5 di pentacoli, allora per qualcuno potrebbe esserci un po' di codipendenza, considerato 7 di spade, nei confronti della... e c'è anche il diavolo, sì, potrebbe essere codipendenza, ragazzi. Per qualcun altro potrebbe anche semplicemente essere il bisogno di, come dire, di ufficializzare la cosa perché c'è di sottofondo una paura all'abbandono. Andiamo a vedere il diavolo. 7 di bastoni e 8 di pentacoli che è già uscito qui. Allora, se questa avventura fosse nel mondo del lavoro per qualcuno,
Sento che è parecchio condizionante questa situazione. Vi dico così perché abbiamo 2 volte l'8 di pentacoli. Se così non fosse, ehm, ragazzi, il diavolo mi parla di qualche tipo di tossicità nel quotidiano. Sapete, la goccia d'acqua che buca il sasso? Ecco, può essere un pochettino quella cosa lì. Andiamo a vedere l'8 di pentacoli qui. Fante di pentacoli e 5 di spade. Allora, per molti risuona come una relazione sul lavoro, che sia extraconiugale o no, dipende se siete single o no, ma per molte persone ho come l'idea che questo tipo di conoscenza, questo tipo di, sì, di frequentazione sia quotidiana, se non fisicamente, perlomeno a livello di messaggistica. È come se si volesse qualche cosa di più, in un certo senso, però qua l'energia nella terza settimana di marzo è piuttosto lenta, devo dire. Si potrebbe venire, diciamo che il 7 di spade secondo me lo vedrete nella quarta settimana di marzo, cioè quello che potenzialmente potrebbero raccontarvi di falso o queste mezze verità, è come se nel momento in cui ve le raccontano rimanete un po' lì come, ma date il beneficio del dubbio, però nella quarta settimana vi renderete conto che sono proprio bugie e potrebbero essere inerenti al futuro, potrebbero essere false speranze che vi danno, potrebbero essere... ehm, Ah, ragazzi, se per caso questa persona con la quale avete una conoscenza un po' più intima, o magari anche un familiare, un amico, perché qui, questa carta qui comunque parla anche di amicizia, ehm, e vi chiedono dei soldi, vi chiedono di firmare dei contratti per iniziare un nuovo lavoro insieme, vi dico, la stesa finisce con un 5 di spade, le cose sono un po' nebulose. Quindi prima di firmare qualsiasi tipo di contratto, di chiedere qualsiasi tipo di finanziamento o di fare qualsiasi tipo di taglio o di scelta, magari consultate un legale perché qui con la carta del diavolo c'è parecchia tossicità, potrebbe esserci una frode. Fate attenzione perché il 7 di spade fa proprio riferimento ai furti e il 5 di pentacoli alla carenza economica. Quindi se siete in una fase di trattativa con qualche familiare o con qualche innamorato o innamorata per iniziare un progetto insieme, mettete tutto nero su bianco e non firmate niente fino a quando non avete fatto studiare tutto nei minimi dettagli da un legale. Questo ve lo dico perché avete veramente tante carte, insomma, che potrebbero parlare proprio di furti. Ovviamente non è il caso di tutti, ok? Ecco, se dovete andare a farvi un viaggio, uno spostamento, chiudete bene casa perché qualche tentativo c'è, anche per le carte di credito mi dicono, mettetele sempre dentro una confezione di plastica in modo che non siano smagnetizzabili. Ci sono delle confezioni apposta. Allora, andiamo a vedere un oracolo per vedere di darvi qualche consiglio in più, vediamo se viene fuori qualcos'altro. Allora, abbiamo lo specchio, rispecchiarsi l'un l'altro, autoimmagine, una relazione che rispecchia le nostre barriere, credo che sia Wand, e introspezione, vuol dire ferite, Wounds. Quindi è una relazione che ci riflette le nostre ferite. E poi parla anche di introspezione, ragazzi. La legge dello specchio si usa proprio così, no? Nel senso che io guardo quello che mi dà fastidio, osservo che cosa mi dà fastidio dell'altro e così riesco a capire che cosa dentro di me non ho ancora elaborato. Anche a livello di ferite. Ok, allora qui abbiamo prima di tutto ama te stesso. Il rispetto di sé rende più romantici e più attraenti. Infatti, quando si vedono le ferite rispecchiate negli altri, possiamo iniziare prima di tutto
a curare, temperanza, a curare noi stessi, a guarire prima di noi in modo da dare anche agli altri la miglior versione di noi stessi. Ok, andiamo a vedere. Fatemi sapere poi, ragazzi, questo matto se fa riferimento a una storia extraconiugale piuttosto che a un nuovo progetto all'interno di una relazione. Allora, qui abbiamo coraggio e il mantra è io sono coraggioso, è una carta numero 6. E poi qui abbiamo la carta numero 33 che parla di serenità. Sono calmo, in pace e sereno. Questi mantra sono da recitare quando io li recito nei momenti di crisi e servono molto personalmente. Va bene, amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale se volete iniziare un percorso di crescita con me. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!